Ben ritrovati ragazzuoli, siamo sempre qui in compagnia del nostro Lightwolf LI e dei due Lightwolf LV qua alle mie spalle. Quest'oggi ci dedichiamo alla fresa, che è uno degli attrezzi più importanti del Gatto delle Nevi. Essa infatti si occupa di lasciare le piste perfettamente livellate con la superficie più liscia possibile. Pertanto è il lavoro più intenso che viene svolto dal Gatto delle Nevi. Infatti, come abbiamo detto nel precedente video della lama, l'avanzamento e la fresa sono le parti che assorbono più potenza dal motore termico. Come abbiamo visto nel video dove parlavo di ruote e cingoli, che se non avete visto andate a vedere, vi metto qua sopra la scheda per andare a vedere il video di ruote e cingoli. I cingoli lasciano il manto nevoso in condizioni non praticabili per gli sciatori. Per fortuna c'è la fresa che si occupa di lasciare tutto liscio come un tavolo da biliardo o quasi. Poi andremo a vedere il perché. Vediamo insieme quali sono i componenti principali della fresa. Abbiamo il telaio, che è questa struttura qua tubolare, telaio portante, che è la struttura che si va ad agganciare al pistone principale, al Gatto delle Nevi, che è quella che comanda il movimento di alzo e abbasso. Anche qui abbiamo una struttura che si chiama Phantom, è un telaio ancorato ai pistoni del Gatto delle Nevi al quale si aggancia la fresa, così come abbiamo visto per la lama. La lama davanti c'era un castello al quale veniva agganciata la lama, qui dietro abbiamo il Phantom al quale si aggancia la fresa. Poi qui abbiamo queste due parti concave tonde che sono i tamburi. All'interno dei tamburi abbiamo due rulli dentati, abbiamo delle dentature molto pronunciate. I rulli girano ad alta velocità e tritano finemente la neve. Quello che fanno loro è un compito molto importante, perché soprattutto su manti nevosi poco uniformi e ondulati o con una superficie molto dura, loro sminuzzano finemente la neve e facilitano il lavoro che vedremo che verrà svolto dopo dietro dal finish, di lasciare il manto nevoso il più liscio possibile senza ondulazioni. La maggior parte dei battipista ha due rulli, uno sulla parte destra e uno sulla parte sinistra. Alcuni mezzi, come ad esempio il Leitner LH500, aveva una fresa molto particolare chiamata triplex ed era dotata di tre rulli che erano molto più corti. Ne avevamo uno a destra, uno centrale e uno a sinistra. Che io sappia è stato l'unico Gatto delle Nevi a montare una fresa con tre rulliere. Motori idraulici. I motori idraulici servono ad azionare le rulliere, quindi ce n'è uno da questa parte che aziona la rulliera di sinistra, uno dall'altra parte messo nella stessa posizione che aziona la rulliera di destra. Una delle regolazioni della fresa è quella di poter regolare la velocità di rotazione dei rulli, che viene fatta direttamente in cabina dal gattista. E poi per ultimo abbiamo il finish, che è questo tappeto rosso che è fatto di gomma flessibile molto spessa e molto resistente, che ha questa caratteristica striatura qua, ed è quella caratteristica striatura che noi vediamo sulle piste appena battute. Non è per caso o per estetica che viene fatta questa striatura qua, ma c'è dietro un vero studio di microingegneria della neve. Dedicherò poi un video a questo e vi spiegherò che cosa serve il finish e come mai il Gatto delle Nevi lascia questa striatura invece di avere il finish liscio e lasciare la pista completamente piatta. L'ultima componente sono le orecchie, che sono delle vere e proprie estensioni del finish. Abbiamo una per lato. Possiamo vedere anche qua le protuberanze che creano le striature che noi vediamo sulla neve. Sono comandabili in cabina dal gattista. Qua abbiamo dei piccoli pistoni idraulici che regolano la posizione di chiusa o aperta. Alcuni gatti montano anche i paraspruzzi, che sono montati direttamente sul telaio della fresa, che servono proprio insieme ai parafanghi a evitare che la neve alzata dai cingoli vada a saltare dietro la fresa e quindi lasciare palline o imperfezioni dopo il passaggio della fresa. I movimenti della fresa sono su e giù, chiaramente, che possono anche essere tra virgolette automatizzati, ovvero quando l'operatore aziona la retromarcia la fresa automaticamente si alza e si spegne e si porta in posizione di riposo alta, e quando reinserisce la marcia avanti la fresa automaticamente si riappoggia sul terreno e riparte da sola.
può essere comandato manualmente. Per esempio, se il gatto ha bisogno di fare un lavoro dove spinge molta neve, senza fresare, la fresa può rimanere sempre alta. Poi abbiamo lo sbandamento che, al pari della lama, regola questo tipo di spostamento di tutta la fresa. Anche questo movimento qua viene gestito completamente dal gattista. Questo genere di spostamento serve sia perché quando il gatto fa le curve la fresa deve seguire esattamente come se fosse il carrello di una macchina o il rimorchio di un camion, segue la curva anch'essa e quindi raccorda quella che è la battitura della pista durante la curva del gatto. Il movimento di sbandamento può essere sia sbloccato che bloccato. Che cosa significa? Significa che se è sbloccato la fresa è libera di muoversi. Se il gatto fa una curva, la fresa sbanderà seguendo la curva del gatto delle nevi e si riporterà dritta una volta che il gatto marcerà di nuovo in traiettoria rettilinea. Questa impostazione tendenzialmente si utilizza quando il gatto va in salita oppure in piano, in territori pianeggianti senza contropendenze. Tuttavia, dato che la fresa è molto pesante, vedremo dopo che raggiunge anche masse di 1 tonnellata, se il gatto si muove in discesa oppure in delle piste che hanno contropendenza sia in salita che in discesa, la fresa tende a cadere seguendo la forza di gravità. Però immaginiamoci di procedere su una traiettoria rettilinea lungo una pista dove la contropendenza è alla nostra destra, la fresa tenderà a cadere a destra. Questo però comporta che il cingolo di sinistra non verrà completamente coperto dalla fresa perché la fresa sarà caduta alla destra. Pertanto sulla nostra sinistra noi lasceremo una cingolata sulla pista battuta. In questo caso l'operatore che cosa può fare? Può bloccare la fresa e il movimento laterale viene gestito dal gattista, che ha un tastino apposito o delle levette apposite per spostare la fresa a suo piacimento. Dunque la fresa rimarrà esattamente nella posizione decisa dal gattista e poi potrà essere spostata con piccoli movimenti sulla destra o sulla sinistra. Alcuni battipista, come ad esempio il Lightwolf LE, hanno anche un sistema per traslare la fresa. Questo che cosa vuol dire? Che invece di muoversi sbandando, essa si muove lateralmente ma rimanendo ortogonale all'asse di avanzamento del gatto, ovvero invece di muoversi in questa maniera qua, si muoverà in questa maniera qua. Questo permette un ulteriore grado di precisione quando stiamo battendo delle piste e abbiamo particolari necessità. Le funzioni. La fresa è l'attrezzo del gatto delle nevi che ha in assoluto più funzioni di tutti gli altri servizi, siano essi l'avanzamento, la lama o il verricello. Come abbiamo già accennato prima parlando dei rulli, la velocità dei rulli è regolabile, quindi possiamo decidere quanto forte ruotano i rulli. Questo qua può servire al gattista perché la velocità di rotazione dei rulli non solo determina quanto viene tritata la neve a terra e quindi se magari il suolo è più duro o più morbido possiamo regolare la velocità di rotazione, e dato che è un elemento che abbiamo detto che assorbe molta potenza, se abbiamo bisogno di più potenza per l'avanzamento o per spingere e non abbiamo bisogno di tritare in maniera così aggressiva il manto nevoso, possiamo ridurre la velocità. Inoltre regola anche quanto si svuotano in fretta i tamburi. Se i rulli ruotano più velocemente, il tamburo tenderà a svuotarsi più in fretta. Oltre alla velocità di rotazione possiamo decidere anche il verso di rotazione. La rotazione abituale che si utilizza dei rulli è verso avanti, ovvero loro girano in questo verso qua e sparano la neve, la raccolgono da sotto e la sparano esattamente davanti alla fresa. Possono essere azionati anche in rotazione inversa, ma questo tendenzialmente viene utilizzato raramente per svuotare il tamburo se per caso si è impastato di neve, magari girare al contrario da una mano, oppure in altre condizioni particolari, ma viene usato veramente di rado. Un'altra regolazione della fresa è la pressione. Nonostante la fresa sia molto pesante, generalmente viene utilizzata in modalità pressione, ovvero il pistone principale con il quale la fresa è collegata al gatto schiaccia verso il basso. Questo per aumentare la forza generata
sul manto nevoso e per lasciare la pista più liscia e più compatta possibile, per compattare la neve. Abbiamo 3 modalità di gestione della pressione. La pressione, appunto, dove il Phantom viene schiacciato in basso, la fresa genererà un'elevata pressione a terra. Flottante, che è analoga al funzionamento della lama, dove la fresa viene appoggiata solo con il suo peso al terreno e segue l'andamento del terreno. E contropressione. In contropressione la fresa è alleggerita anche della sua massa, quindi sfiora appena il terreno, quindi l'intervento dei rulli sarà molto basso e c'è quasi solo il finish che appoggia per terra. Nella maggior parte dei gatti delle nevi, soprattutto i più moderni e i modelli più accessoriati, tutte e 3 le modalità, quindi pressione, flottante e contropressione, hanno un livello di pressione regolabile. Pertanto in pressione potremo regolare quanto forte schiaccia a terra la fresa, in flottante analogo, quindi possiamo decidere se l'intervento del flottante è più o meno aggressivo, e allo stesso modo della contropressione, quindi quanto la fresa verrà alleggerita dal terreno. L'ultima regolazione della fresa che abbiamo è il taglio, che al pari del taglio che abbiamo anche sulla lama regola quanto i rulli si conficcano nel manto nevoso. Il taglio è regolato da questo pistone qua, che appunto allungandosi o accorciandosi determina questo tipo di inclinazione della fresa, e quindi appunto il rullo, essendo qua sotto nella fresa, decide quanto si va a piantare nella neve, e allo stesso tempo quanto i tamburi andranno a riempire di neve. Se noi consideriamo il rullo che si va a piantare molto di più nella neve, il tamburo a sua volta sarà molto più pieno o molto meno pieno di neve se noi togliamo taglio. La massa, come abbiamo accennato prima, varia tra gli 800 e anche gli oltre 1000 kg. La fresa qua del Lightwolf LI, ad esempio, se vediamo sulla targhetta sopra, ha una massa di 955 kg e la larghezza, al pari della lama, va da circa 5 metri, 5 metri e mezzo, con le orecchie aperte, che copre per intero la larghezza del gatto ma non va oltre. Con le orecchie chiuse avremo una larghezza maggiore. Consideriamo che un'orecchia è larga quasi 1 metro, quindi avremo una larghezza di circa 1 metro superiore, quindi arriviamo intorno ai 6 metri, 6 metri e mezzo di larghezza. Una piccola curiosità prima di concludere: alcuni gatti delle nevi sono dotati anche di un'ulteriore possibilità di movimento della fresa, ovvero anche da sollevata possiamo farla sbandare. Questo che cosa serve? Se noi dobbiamo lavorare vicino a un edificio, ad esempio, oppure vicino a un bordo della pista dove ci sono alberi, sporgenze o qualcosa nel quale la fresa può andare a urtare, abbiamo la possibilità, mentre la fresa è sollevata, di spostare la fresa lateralmente. Ad esempio qua a Prali c'è il 400 che è in grado di fare questo movimento qua, che vi mostrerò in una clip adesso mentre parlo, così avete un'idea di che cosa vuol dire spostare la fresa mentre è sollevata. Anche per oggi è tutto, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video dove parleremo del vericello, di quali sono le sue componenti, di come funziona e a che cosa serve. Poi ci sposteremo su altri aspetti come la manutenzione del gatto e alcuni accorgimenti da adottare quando si utilizzano questi mezzi così imponenti e particolari. Vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto, che è una cosa che apprezzo, dato che io faccio questi video con passione e cerco di trasmetterla nel miglior modo possibile anche a voi dall'altra parte dello schermo, che siete affascinati da questi gattoni delle nevi. Scrivete nei commenti se avete piacere di chiedermi qualcosa o delle curiosità, io cercherò di rispondervi, anche con l'ausilio di mio fratello, che io non ve l'ho mai citato, ma lui è un operatore di gatti delle nevi ed è anche un meccanico su questi mezzi qua, pertanto lui li conosce sicuramente molto meglio di me e può darmi una risposta anche a livello tecnico per esaurire le vostre curiosità. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Ditemi la verità, ma a voi piace di più LE
o l'LV